Salve a tutti! Continuiamo oggi il progetto dell'alimentatore Mark III con la macro parte relativa al buck sincrono, quindi allo stadio finale dell'alimentatore. Infatti, come si può vedere dallo schema logico, abbiamo che l'ingresso dello stadio di buck sincrono sarà l'uscita dello stadio di mezzo ponte, quindi dello stadio a monte dell'alimentatore. Per quanto riguarda la tipologia di buck sincrono, questa volta sarà un buck di livello Mark II. Infatti sul canale avevamo già visto il buck sincrono di primo livello ed in pratica vi era l'assenza del feedback, quindi in questo caso quello che andrò a fare sarà anche introdurre una rete di retroazione in modo che sia controllabile sia in tensione e sia in corrente. Infatti, come si può vedere nello schema blocchi, abbiamo che sullo stadio di uscita del buck sincrono verrà effettuato un sensing della tensione e della corrente. Quindi attraverso due loop paralleli, appunto quello di tensione e quello di corrente, verranno dati dei segnali a quella che sarà la logica di controllo, quindi il blocchetto dedicato al controllo, che appunto effettuerà un controllo sullo stadio di potenza del buck sincrono. C'è da dire che questo blocchetto sarà molto speciale in quanto non sono riuscito a trovare un controllore in commercio che soddisfi le mie richieste e quindi questa parte sarà totalmente custom, quindi lo andrò a costruire con della circuiteria analogica dedicata, che poi ovviamente verrà, diciamo, analizzata meglio in seguito. Per quanto riguarda quelle che saranno le caratteristiche principali di questo buck sincrono, abbiamo i valori massimi di input e di output di tensione e di corrente. Infatti bisogna tenere in considerazione quella che sarà l'uscita dello stadio mezzoponte e quindi dalle specifiche progettuali che mi sono dato avremo una tensione che potrà oscillare fra 40 e 45 volt e una corrente massima proveniente da questo stadio pari a 25 ampere. Quindi, come si può vedere, la moltiplicazione della corrente e della tensione darà appunto la potenza di 1 kW in ingresso al buck sincrono. Per quanto riguarda invece l'uscita, avremo che la tensione sarà regolabile fra un valore di 0 e di 40 volt, mentre per quanto riguarda la corrente, questa sarà regolabile da un valore di 0 fino a un valore massimo di 25 ampere. E quindi anche questa volta, effettuando la moltiplicazione fra questi due valori massimi, uscirà che la potenza massima che si può erogare con questo buck è di 1 kW. Quindi queste sono le caratteristiche più importanti da evidenziare per quanto riguarda questo stadio di buck sincrono. Per quanto riguarda quelli che saranno i prossimi step per quanto riguarda la sua realizzazione, abbiamo che nello specifico si inizierà con la parte di controllo, in quanto essendo totalmente custom è necessario appunto spiegare come verrà realizzata. Dopodiché si passerà all'analisi dello schematico e dello sbroglio sulla 1000 fori,
in quanto questa volta ci saranno un po' di difficoltà dovute soprattutto al fatto che ci sono in gioco delle elevate correnti, quindi bisognerà prestare particolare attenzione a questo passaggio. Dopodiché si passerà alla progettazione dei componenti critici del BAC. Infine si passerà alla realizzazione dei carichi, in quanto essendo che la potenza che dovrà essere dissipata durante poi la fase di test è davvero molto elevata, sarà anche necessario andare a costruire delle resistenze ad alta temperatura per poter consentire la dissipazione di questa potenza, e quindi ci sarà un video dedicato alla realizzazione di queste resistenze, che appunto serviranno per il test finale, quindi per verificare che tutto funzioni correttamente. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!